Allora ragazzi, benvenuti a tutti sul mio canale in cui parliamo di orchidee. Oggi stavo mettendo a posto un po' le piantine, ho visto una macchietta rossa, dico che sarà, che non sarà, era un fiore. Allora, praticamente questa è una Phalaenopsis botanica, perché ho detto se riusciamo a custodire le Phalaenopsis, quelle che compriamo, quelle ibride, quelle tradizionali che troviamo sui garden, sarà così difficile la botanica? Allora mi sono buttato su questa che è la Cornucervi, la versione Cattelande. L'ho presa, non aveva bocciolo, non aveva fiori. E ecco, ho visto una macchia rossa, dico vorrei vedere che è un fiore. Infatti ha fiorito, eccola qua, ha fiorito. Bellissimo il fiore. E poi visto che praticamente, ecco, l'osservazione delle nostre Phalaenopsis, se dedichiamo tempo, ecco, oggi pomeriggio stavo guardando, dico, fammi un po' vedere. C'è un altro getto laterale floreale dall'altra parte, quindi abbiamo due getti. Allora, le botaniche non l'ho mai prese in considerazione perché ho sempre pensato, ma saranno più difficili, ma sarà complicato a custodirle, l'appoggio, ma sarà complicato a custodirle, le botaniche, boh, perché magari richiedono un po' più attenzione. Ma vi dovessi dire, eccola qua, grosse difficoltà non ne ho viste. L'ho messa in Spagna perché non volevo correre rischi con le botaniche, tanto con la fibra di cocco ce ne ho messe altre. E eccolo qua, fiore, eccolo qua. Vediamo se riusciamo a inquadrarlo bene. È meraviglioso il fiore, Eccolo qui. Allora, poi è praticamente fiorirà in successione perché ecco, qua abbiamo i futuri fiori, i futuri boccioli che verranno fuori e tutto sommato la grossa difficoltà non c'è. Per chi volesse provare a addentrarsi sul discorso delle Phalaenopsis botaniche, tutta questa difficoltà non l'ho vista, io personalmente, non l'avevo mai fatta come prova, però ho voluto lanciarmi, via, è un lancio felice. Volevo farvelo vedere bene il fiore, ma ancora. Difficoltà non ne ho, allora praticamente le radici stanno in sfagno e evidentemente per fiorire si è adattata bene. L'unica cosa, qualche radice marrone ho notato sulle botaniche, quando c'è la radice marrone dicono che sia un eccesso di congimazione, ma l'eccesso di congimazione non lo ho, probabilmente potrebbe essere che la botanica veniva concimata per via fogliare, perché se voi prendete una botanica concimata per via fogliare, poi quando date il concime come faccio io nello sfagno nel vasetto, il concime va a livello radicale, quindi se la radice non è abituata può uscire questo marrone. Io concimo sempre con il basso dosaggio, che sarebbero i miei 300-350 ppm, no, micro Siemens, non ppm. ppm è un altro sistema di misurazione. 350 micro Siemens. E eccolo qua, fiore, bello. Non sono riuscito a sentire il profumo e come concime mi sto trovando bene, a parte fioriscono, con questo della Compo Supreme concime universale completo. Questo già in più il magnesio all'interno e c'ha titoli bassi perché è organico, quindi abbiamo detto concime organico rispetto al chimico. Se andate a leggere qua mi servono gli occhiali, abbiamo un 6-4-6, 6 azoto, 4 fosforo e 6 potassio. E mi trovo bene, poi aggiungo, se volete, una pallina di nitrato di calcio. L'aggiungo una pallina giusto per dire arrivo a 300-350 micro Siemens. Dicevo prima i ppm è un altro sistema di misurazione sempre della concimazione, misura le parti per milione
c'è da fare una divisione. Ma non ho trovato difficoltà con le botaniche, mi ci sono buttato, ce ne ho qualcuna, adesso qualcuna poi fiorirà, vi farò vedere. E perlomeno queste sono specie presenti in natura e volevo fare questa prova, vedere un po' se quello che si trova in natura, che non subisce il passaggio della mano umana, dell'ibridazione, ovvero sia qualche volta l'ibridazione porta dei risultati speciali, per carità. Però questa volevo vedere se fosse così difficile tenerla. Questo è il getto che dicevo prima, il getto laterale. Ma diciamo che sono soddisfatto come mia prova di Phalaenopsis botaniche. Non l'ho messa in fibra di cocco per un motivo, perché veniva dal bark, quindi passarla dal bark alla fibra di cocco è veramente per esperti. E nei miei video non vi propongo grandissimi substrati speciali spaziali. Io penso che alla fine, quando uno va con la fibra di cocco, con lo sfagno o con gli inerti, sono tre tipologie che danno risultati, non servono mix particolari, substrati particolari, intrecciati. Ecco, no, tante volte il bark a me personalmente, purtroppo, sarà un mio difetto, ma non mi ci riesco a trovare. E con lo sfagno risultati ci sono, anche perché lo sfagno è sempre definito un prodotto miracoloso, potete utilizzarlo per tutte le orchidee, ma assolutamente tutte le orchidee. Tante volte, se no, bisogna tenere un sacchettino per l'inerte, un sacchettino per lo sfagno, un sacchettino per... Se uno dovesse scegliere un prodotto magico, unico, è lo sfagno. Bene, sono soddisfatto, questo fiore mi è uscito da un fianco e allora ve l'ho proposto subito. Poi in attesa di altre Phalaenopsis botaniche che fioriranno a breve e vi aggiornerò. Grazie di avermi seguito in questo video. Buon fine settimana.